Ciao Panda Squad, benvenuti in Trentino, in Val di Non. Siamo qui per il weekend, io e la Fra, per farci una bella passeggiata all'aria aperta. Ecco, adesso passa una macchina, dobbiamo interrompere il video, quindi torniamo fra un attimo. Un momento, ciao! Ok, abbiamo trovato un posto dove forse non ci tirano sotto. Forse. Può essere che non ci tirano sotto. Dicevamo, un bel weekend per fare una passeggiata all'aria pulita sulle Dolomiti di Brenta nella bellissima Val di Non, anzi per la precisione Alta Val di Non, vicino al Passo Mendola, e dietro di noi vedete le bellissime Dolomiti di Brenta, quella là è la Val di Sole in direzione Madonna di Campiglio. Siamo a circa 1000 metri, mezz'ora di macchina da Trento, da Bolzano. Come vedete siamo sommersi di neve quest'anno in Trentino, zero. Quest'ambiente, l'aria pulita e questa passeggiata dopo aver, come al solito, mangiato poco alla stella. Qual è il luogo migliore per parlarvi dei nostri 5 consigli per l'Inca Trail, il famoso trekking tra la Secret Valley? Cioè dicono che parta da Cuzco, ma non parte proprio da Cuzco, parte dal chilometro 83, maybe, della ferrovia tra Cuzco e Aguascalientes, che percorre appunto la cosiddetta Secret Valley degli Inca, partendo dal chilometro 82, 83, 84, 85, dopo lo mettiamo in sovrappressione qui. C'è tutto un sentiero che percorre Valle Segreta per poi attraversare Sacra. Vabbè, insomma, comunque adesso mentre camminiamo ve lo spieghiamo, ok? Bene. Peace. Here we go. Allora ragazzi, consiglio numero 1, racchette per camminare. Dovete portarvi delle racchette o noleggiarle lì, o noleggiarle dalla guida che vi porta. Molte delle agenzie con cui potete intraprendere l'Inca Trail le noleggiano se non avete modo di portarvele in aereo, perché è importante. Il primo giorno è una passeggiata lungo la Valle Segreta, quindi non molto difficile, però dopo la prima notte, il secondo giorno è quello in cui dovrete affrontare 2 passi: il passo della donna morta e il secondo passo io non me lo ricordo, lo metto nel video scritto qua sopra. In particolare il passo della donna morta è un passo impegnativo perché il percorso è abbastanza steep, a gradoni, e dall'altra parte si inizia a entrare nella foresta pluviale, quindi non solo scende molto con molti gradini in discesa, ma sono spesso anche bagnati. Da qui l'importanza di avere le racchette. Non fatevi comunque spaventare perché è assolutamente fattibilissimo. Il percorso è anche ben diviso, quindi avete tempo di farlo e tempo di fermarvi a recuperare, quindi assolutamente fattibile, ma molto meglio se vi portate delle racchette per camminare. Consiglio numero 2, poncio antipioggia. Sappiamo che ovviamente quando avete in testa di fare l'Inca Trail andrete alla ricerca delle giacche più tecniche, delle attrezzature più fiche, anti-acqua, anti-pioggia, anti-tutto, ma non avete considerato che siete nella foresta pluviale. C'è acqua ovunque, sotto ogni forma, piove dalla mattina alla sera e vi troverete bagnati fradici in qualsiasi caso. Quindi il nostro consiglio è andare in uno dei mercatini di Cuzco, investire 3 euro in un poncio di plastica semplicissimo, che sarà il vostro compagno di avventure più fidato durante il terzo giorno di Inca Trail. Vi terrà all'asciutto, sarà super leggero e super compatto da portare. In questo modo avrete tutta la vostra attrezzatura, anche quella tecnologica, all'asciutto. Consiglio numero 3. Il consiglio numero 3 riguarda i servizi igienici. I bagni sull'Inca Trail
sono esattamente quello che potreste aspettarvi da un bagno di campeggio sulle Ande del Sud America. Sono pochi, sono sporchi e diciamo in generale non sono un'esperienza piacevole. Durante il primo giorno ci sono dei bagni lungo il percorso che sono in dei piccoli villaggi in cui la popolazione locale offre questo servizio ai turisti. Ovviamente costano in media tra gli 1 e i 3 soles. Dopo il primo giorno, quindi durante il secondo e il terzo giorno, non ci sono più bagni durante il percorso, c'è la natura ovviamente se volete utilizzarla. Best ma ci choice. ci sono dei bagni nelle piazzole di sosta, quindi dove metterete la tenda. Il nostro consiglio principale è: campi base. quando arrivate al campo base dove passerete la notte, cercate finché c'è luce, perché il sole va giù presto, la posizione del bagno, memorizzate Rispetto alla vostra tenda. Esatto, memorizzate il percorso della vostra tenda al servizio igienici più vicini e ricordatevi che dovrete farlo durante la notte al buio. Consiglio principale: portatevi una torcia frontale, perché vi servirà per avere le mani libere e illuminarvi la strada. Consiglio numero 4. Il consiglio numero 4 riguarda i porter, i portatori. Noi vi consigliamo quando prenotate il vostro trail con un'agenzia tra quelle consigliate da Lonely Planet o che trovate su internet, di prenotare anche un portatore. Il portatore è sicuramente un costo in più, ma durante questo trek, che non è difficile ma è abbastanza lungo, vi permetterà di godervi di più il bellissimo panorama andino senza essere schiacciati sotto il peso del vostro zaino, del vostro sacco a pelo, della vostra tenda, del vostro cibo, della vostra acqua e dei vostri vestiti. Con un porter potete decidere tutti i giorni al campo base che cosa mettere nella sacca che porta il porter, che ovviamente ha un limite di peso, e cosa portare sulle vostre spalle che vi serve quel giorno lì. È una grossa comodità e farete anche del bene, perché queste persone provengono principalmente dalle comunità andine intorno a Cuzco, sono persone con un reddito basso che fanno la stagione come portatori per aiutare le loro comunità. Nel caso decidiate di seguire il nostro consiglio, vi ricordo che è buona norma lasciare una mancia ai porter l'ultima sera, quindi la sera del terzo giorno, tra il terzo e il quarto giorno. Di solito durante la cena gli si ringrazia e gli si lascia una mancia, molto importante, mi raccomando. Ho anche trovato una pigna e ve la tiro. Non va, ho colpito pigna. Consiglio numero 5. Il nostro consiglio numero 5 è: andate e divertitevi. È inutile che stiate a pensarci troppo, la fanno troppo difficile, la fanno ben più difficile di quello che è. Per esempio, questa è molto più difficile. L'Inca Trail è un cammino lungo ma stupendo, che vi entrerà nel cuore e che vale assolutamente la pena di essere vissuto. Non vi fate spaventare, non vi fate fermare da quello che leggete, andateci ben preparati e divertitevi, perché sarà un'esperienza che vi porterete addosso tutta la vita e che vi piacerà tantissimo. Partite! Ciao! Ottimo ragazzi, siamo arrivati alla fine dei nostri 5 consigli per l'Inca Trail. Il nostro viaggio in Perù è stato ovviamente molto più lungo, abbiamo visitato Lima, Arequipa, abbiamo visto i condor volare sopra le nostre teste al Canyon del Colca, il più profondo canyon del mondo. Siamo andati a 5.000 metri con un pulmino dotato di ossigeno che non abbiamo usato per vedere i vicuña, cui viene preso il tessuto, la lana più costosa del mondo. Abbiamo un sacco di cose da raccontarvi, quindi state sintonizzati, fate like al video se vi è piaciuto, hittate quel subscribe button e schiacciate come si chiama? Il campanellino, in modo da essere notificati quando metteremo nuovi video sulla nostra vacanza. Ci vediamo presto. Ciao. Enjoy! Ciao!
Sappiamo che per... Consiglio numero 3. Cosa?